Nasce una penna stilografica, la Star Walker, e arriva anche l'inchiostro abbinato. Non è una cosa nuova per Montblanc e anzi devo dirvi che ogni tanto mi sono così concesso questo piccolo privilegio, perché di questo si tratta, visto il costo, di comprarmi un'edizione speciale degli inchiostri. Devo ammettere che sono un po' diviso sul giudizio della serie ordinaria, intendiamoci. Tanto me ne piacciono alcuni, al punto di essere tra i miei preferiti, parlo per esempio del Midnight Blue, anche della formulazione, quella prima di quella che si trova attualmente in commercio, così come del Royal Blue, perché non del Corn Poppy Red, e invece di essere un po' deluso da qualcun altro, quindi ci sta nel gioco. Però è vero che le edizioni speciali invece le ho sempre trovate di un livello diverso. Non so se dipenda da effettivamente un impegno maggiore che Montblanc richiede, insomma, a chi formula gli inchiostri per suo conto. Sta di fatto che le edizioni poche che ho sono tutti ottimi inchiostri. Uno fra tutti è il Leo Tolstoi. Mi è piaciuto anche abbastanza il Giro del Mondo, bene anche questo Star Walker, che non ho comprato, ma grazie sempre agli amici dell'associazione Amici della Penna ho potuto provare e testare anche abbastanza a fondo, e trovo che sia abbastanza vicino come formulazione ad un inchiostro che sento parecchio mio, mi viene in mente per l'appunto il Midnight Blue, un po' meno invece dal punto di vista della tinta, una tonalità che onestamente forse non metterei prima fra tutte. Allora, come sempre, uno sguardo all'incarto. Si tratta di un'edizione speciale ed è speciale anche la confezione. Si apre a cassetto, decorata da una parte e dall'altra, molto pregevole, molto bella, un cartonato solido, senza dubbio, le istruzioni, un po' di reclame, chiamiamola così, all'interno, ma senza dubbio questo calamaio che ha come unico riconoscimento il tappo col logo di Montblanc, però è un po' anonimo. Se ne metto 2 o 3 sullo scrittoio, devo veramente impegnarmi per riconoscere che tinta, che tonalità è. Non c'è un'etichetta, non c'è niente, in questo calamaio è una bella boccetta, zigrinata, ma tutto finisce lì. Inoltre non è nemmeno particolarmente agevole, e questo effettivamente fa un po' a calci e pugni col marchio Montblanc, è un poco agevole l'imboccatura, visto che la stessa Montblanc ha in catalogo delle penne abbastanza corpulente, e quindi, come in questo caso avrete visto, ho dovuto fare un po' il gioco del converter. Alcune ci passano davvero a filo, altre non mi arrischierei di metterle, o comunque poi c'è sempre il problema che una volta che stiamo per finire un calamaio anche abbastanza costoso visto il prezzo, non riesco ad inclinare la penna per prendere le ultime gocce di inchiostro. Va bene, bando a queste considerazioni e invece trasferiamoci sulla carta. Il discorso cambia perché vi ho detto, come formulazione la trovo abbastanza asciutta nel senso buono del termine, un inchiostro che tiene il tratto, anzi forse addirittura lo restringe leggermente, ma senza dubbio un blu elegante, una scorrevolezza che non fa mai scappare la penna, ma non la fa nemmeno mai impuntare, quindi quello che si definisce insomma un flusso giusto, un flusso che consente di governare al meglio il pennino. Anche un pennino certamente bello come questo, fuori dubbio, ma un po' tutti i pennini, tanto più quelli un po' più generosi, un po' più cicciotti, come dei tratti M abbondanti o dei tratti B, che si giovano di questa formulazione, che, torno a ripetere per darvi un'idea, è abbastanza simile al Midnight Blue della stessa Montblanc. Lo trovo quasi centrato maggiormente quando lo utilizzo con il pennino in vetro, anzi
devo essere ancora più preciso, quando lo impiego sui pennini ad intinzione. Sapete che scuriscono il tratto per via del modo diverso di depositare sulla carta l'inchiostro, per questa saturazione maggiore che conferiscono all'inchiostro. Sta di fatto che mi piace molto, tanto nel tratto extra fine, quello sottilissimo, tipo quello del pennino che sto utilizzando, tanto quanto viene invece un pochettino più spremuto e quindi sfruttando le doti di flessibilità, insomma, qui lo trovo veramente elegante. Una volta asciugato potrebbe richiamare, che so, anche forse l'Aurora Blue Black, molto più da vicino però il Midnight Blue, sebbene talvolta con dei pennini un pochettino più larghi diventi così desaturato che può quasi apparire un grigio scuro con un pinturicchio, direbbe Totò, di blu. In conclusione, è un inchiostro che non mi dispiace affatto, e poi devo ammettere che ha trovato un abbinamento perfetto con il pennino della Sailor 1911 King of Pen, davvero magistrale. È sempre poi un po' difficile stabilire se è il pennino che ci mette del suo oppure quanto è l'inchiostro, però dai, devo ammettere che ormai dopo decenni, si può dire, di esperienza tra pennini, inchiostri eccetera, si capisce anche quale sia il contributo e l'apporto della formulazione, ed in questo caso devo dire che mi trova molto d'accordo, nel senso che mi piace come questo inchiostro si deposita, come questo inchiostro fluisce sul pennino. Vi lascio alle immagini, sempre sperando che possano essere d'aiuto a qualcuno, con tutto quello che, ahimè, è la compressione che YouTube applica alle immagini, che ovviamente nel mio archivio hanno una gamma totalmente diversa ed un bilanciamento colore, insomma, decisamente più appropriato. Grazie a tutti amici e alla prossima, e anche grazie a Daniel che mi ha prestato tutto questo bel popò di armamentario. Ciao amici.